Yo ho marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Rieccoci al consueto appuntamento con le notizie settimanali su VR e gaming. Grazie Samaritan, Dario e Loris per il vostro supporto tramite super grazie. Vi mando un forte abbraccio e ovviamente grazie anche a tutti voi che guardate i video per intero, commentate, condividete i miei video. Grazie a tutti i miei iscritti e grazie anche ai nuovi iscritti. Siete sempre di più e la marmaglia cresce. Ora, senza perdere tempo, partiamo subito con le notizie. Nuovo gioco in arrivo su PSVR 2 entro la fine dell'anno. Si tratta di Jupitergrad 2 The Lost Station, già disponibile su Pico, PC VR e Quest 2. Jupitergrad 2 è un platform in VR nel quale si usano due pistole a ventosa per muoversi nell'ambiente di gioco, oscillando come uno Spider-Man spaziale. Su Quest 3 ha ricevuto una versione migliorata e inoltre ha ricevuto un calo di prezzo permanente, molto divertente, grafica leggera in stile fumetto e la data di uscita presunta è per il 2024, ma non ci sono altri dettagli al momento. Se tra di voi c'è qualche amante del gioco di carte Yu-Gi-Oh!, sappiate che forse Konami sta prendendo in considerazione l'idea di creare una versione VR del gioco Yu-Gi-Oh! Duel Links. Al momento tutto quello che abbiamo è una demo mostrata per il 25esimo anniversario, presentata come Vision Solid Experiment. Si tratta di una partita di prova guidata da Seto Kaiba, in cui si affronta perfino Drago Bianco Occhi Blu. Attenzione però, perché non esiste una versione domestica, non ci sono progetti da parte di Konami, almeno per il momento, di farne un gioco vero e proprio, e probabilmente verrà utilizzata solo come demo in altri eventi, per esempio il prossimo Tokyo Game Show. Durante la presentazione è stato utilizzato un Quest 3. Ho notato che il visore era collegato tramite cavo, quindi potrebbe trattarsi di un gioco PC o più semplicemente il cavo serviva a tenere alimentato il visore, quindi potrebbe essere in realtà una demo standalone. Vedremo. La settimana scorsa è stata avviata la open beta di Brazen Blaze, gioco picchiaduro 3 contro 3, disponibile su Quest e Steam. I combattimenti sono incentrati sulla cortissima distanza, si possono distruggere elementi dell'ambiente circostante e prende chiaramente spunto da Super Smash Bros. La open beta si concludeva oggi. L'ho provato per voi e non l'ho trovato particolarmente avvincente come si potrebbe credere. Aspetterò la versione definitiva per mostrarvelo e vedremo se apporteranno cambiamenti significativi che possano renderlo veramente appetibile. Non si riesce a far funzionare PSVR 2 sul PC, ma qualcuno è già riuscito a far funzionare Apple Vision Pro su Steam VR, utilizzando, pensate un po', AlVR, che sarebbe l'alternativa gratuita e open source a Virtual Desktop. Il problema è che AlVR è compatibile con i visori basati su Android, mentre Vision Pro ha un sistema operativo proprietario chiamato Vision OS. Quindi come ha fatto Zhao Zhang a farlo funzionare? Ma semplicemente è un programmatore formidabile e sfruttando il codice open source di AlVR è riuscito nell'impresa. Ed ecco che Apple Vision Pro è diventato anche un visore PC VR. Il codice di Zhang è adesso disponibile su GitHub, ma è ancora uno stato larvale, ci sono ancora diversi problemi di artefatti grafici e verranno sicuramente risolte con future versioni del codice. Ma adesso quindi è possibile giocare Alyx con Vision Pro? Non esattamente, servono i controller e Vision Pro non è in grado di riconoscere controller che non siano compatibili. Oppure sarebbe possibile utilizzare le base station e i controller Knuckle di Valve Index associandoli manualmente con OpenVR Space Calibration, ma per prima cosa richiede una spesa di 600 euro. Ah, che stupido, ma avendo comprato un visore da 3500 euro, cosa vuoi che siano altri 600 euro? L'altro problema è, funzionerebbero al 100%? Nessuno lo ha ancora provato e se qualcuno dovesse riuscirci ve lo farò sapere, quindi continuate a seguire. iFixit ha smontato Apple Vision Pro. Fisicamente lo hanno preso, lo hanno aperto, smontandolo in ogni singolo pezzo e tra le curiosità emerse c'è il funzionamento di EyeSight, sia uno schermo frontale esterno che serve a mostrare gli occhi dell'utente a chi osserva dal mondo reale. Forse avrete notato che gli occhi dell'utente sembrano essere tridimensionali attraverso il vetro scuro del visore, quindi
se l'utente gira la testa, sembra di vedere il suo profilo attraverso il vetro del visore. Ma com'è possibile? Questo perché lo schermo OLED posto sulla parte frontale del visore è curvo e inoltre gli occhi e la parte superiore del volto vengono riprese da diverse telecamere poste ad angolazioni diverse e poi renderizzate su un vetro lenticolare, cioè fatto un po' come gli occhi delle mosche, consentendo questa visione 3D del volto. Il problema è che la qualità non è il massimo e sembra che la faccia dell'utente sia stata inondata d'acqua all'interno del visore e tuttora ho difficoltà a capire l'utilità di questa funzione. Un altro dettaglio che è emerso dallo smontaggio di Vision Pro è la sua risoluzione effettiva. iFixit ha addirittura utilizzato un microscopio per ispezionare il micro display OLED e ha scoperto qualcosa di allucinante. Per prima cosa si è scoperto che sui bordi esterni dello schermo c'è una serie di pixel perennemente spenti. Quindi la risoluzione reale di ciò che si vede nel visore è inferiore alla risoluzione fisica dello schermo. Tuttavia, il dato impressionante è che la dimensione di ogni singolo pixel è di appena 7,5 micron. Per chi non lo sapesse, è più o meno la dimensione di un globulo rosso. Cioè, se portiamo le dimensioni di un pixel dello schermo di Apple Vision Pro a quello dello schermo di un iPhone 15 Pro Max, possiamo mettere 54 pixel di Vision Pro dentro un solo pixel di iPhone 15. Questa cosa è fuori di testa. A proposito di guardare dentro il Vision Pro, utenti occhialuti, attenzione! Apple dice chiaramente: Vision Pro non deve essere utilizzato con gli occhiali da vista. E non è come tutti gli altri visori esistenti sul mercato. Danno la possibilità di utilizzare occhiali purché rientrino entro una certa dimensione. No, qui Apple dice chiaramente di non usare occhiali da vista e che perfino l'assicurazione per 2 anni da $500 non coprirà i danni alle lenti causati dagli occhiali. Bene, direte voi, dove sta il problema? VR Rock o altri produttori avranno delle lenti prescrittive per Vision Pro? No, perché le uniche lenti che Apple vi autorizza ad utilizzare sono gli inserti Zeiss da $150. E se pensate che una riparazione per le lenti di Vision Pro costa $300, siete praticamente obbligati a comprare queste lenti da 150, perché in caso di danneggiamento l'assicurazione non copre il danno e dovrete sborsare il doppio per farle sostituire. Google prima fa la difficile e se la tira e poi inizia a pensare alla progettazione di un'app nativa di YouTube su Apple Vision Pro. C'era stata inizialmente questa sorta di scaramuccia tra Google e Apple: dai, fammi l'app, no, non te la faccio, e dai, fammela, ti faccio giocare col mio iPhone, no, l'iPhone non mi interessa, io uso Android. Insomma, un tira e molla del niente, visto che comunque YouTube può già essere utilizzato su Vision Pro tramite il browser, che è comunque la soluzione migliore, visto che è possibile impostare la risoluzione massima del player, mentre sull'app la risoluzione fa schifo. Fatto sta è che YouTube ha dichiarato di avere un'app nativa per Vision Pro sulla loro tabella di marcia, anche se ancora non è chiaro se verranno supportati i video 360. Netflix e Spotify invece restano ferme nelle loro posizioni, ma vedrete che crolleranno anche loro. Apple ha rilasciato un aggiornamento per Persona, il sistema che consente di creare un avatar realistico dell'utente partendo da uno scatto di riferimento creato direttamente col visore. Se c'è una cosa che ha destato più clamore e risate su Vision Pro è proprio la qualità degli avatar renderizzati. Adesso la situazione è un po' migliorata. Infatti, quella che vedete al centro è la foto di riferimento reale della persona, quello a sinistra è il risultato prima dell'aggiornamento, mentre quello a destra è il nuovo avatar. Al momento però si tratta di una funzione beta, disponibile solo per sviluppatori e personale addetto, quindi se il vostro avatar fa ancora schifo, sappiate che è la vostra faccia e non un problema del visore.
torniamo a parlare di uno dei migliori giochi VR del 2023, Vampire the Masquerade Justice, che adesso è disponibile in versione PC VR su Steam, con l'aggiunta del supporto alle vesti B-Haptics. Vi ho mostrato la versione Quest e Steam in un confronto fianco a fianco in uno dei miei ultimi video pubblicati, ma quello che vedete non rende giustizia alla versione PC, che nel visore appare molto più pulita e dettagliata rispetto a quello che vedete nel video. C'è un uso più preciso dell'illuminazione e delle ombre, gli effetti grafici sono più ricchi e spettacolari, i modelli sono più definiti, quindi cosa resta? I modelli dei nemici, che sembrano essere sempre tutti gli stessi, e l'intelligenza artificiale che è ancora praticamente inesistente. Graficamente però è un bel passo in avanti e l'esperienza su Steam VR è molto più raffinata. Wankley Studio ci riprova. Oddio, ti prego, no. Sì, perché sono quelli di Elven Assassin e Survival Nation. Insomma, due giochi che quando li nomini ti fanno dire Ora provano a portare qualcosa di più avanzato con Astro Hunter VR, un'avventura spaziale che verrà resa disponibile su Pico, visori Meta e Steam nel 2024 e successivamente su PSVR 2. Cosa puoi fare in Astro Hunters VR? Niente, praticamente quello che facevi su Survival Nation, ma al posto degli zombie ci sono i mostri alieni. Sarete infatti su un mondo extraterrestre, dovrete raccogliere risorse e affrontare mostri di ogni sorta. Multiplayer open world, mi hanno già contattato per portare contenuti sul canale, quindi quando distribuiranno le chiavi e si potranno rilasciare contenuti vi mostrerò qualcosa. Dai, diamogli una possibilità. Anche Dead Hook ha ricevuto la sua versione PC VR e PSVR 2. Il Doom-like della VR, finora disponibile solo su visori Pico e Meta, adesso ha la sua versione più muscolosa, con un miglioramento grafico pazzesco che aumenta la brutalità di questo gioco e con tutti gli aggiornamenti che erano già presenti sulle piattaforme standalone. Se non conoscete il gioco, potete guardare la mia recensione e un video pubblicato la scorsa settimana proprio per mostrarvi la versione PC. Ubisoft c'è rimasta così male per le vendite di Assassin's Creed Nexus che ha dichiarato di non essere più interessata a investire nella VR finché questo settore non crescerà abbastanza. Ma Ubisoft abbastanza per cosa? Meta ha avviato un progetto a lungo termine che parte dal 2020 e inizierà a vedere i primi risultati nel 2030 e per adesso è in perdita, cosa assolutamente normale quando pianifichi un progetto a lunghissimo termine, soprattutto su un settore che non è di massa. Io capisco che è frustrante constatare che mentre Ubisoft con un gioco come Assassin's Creed abbia venduto circa 170.000 copie su una base di oltre 25 milioni di visori, giochi come Project Demigod a poche settimane ne ha già vendute oltre 100.000 e Ghost of Tabor, ancora in accesso anticipato e pieno di bug, ha recentemente festeggiato i 10 milioni di dollari. Però è anche così, è un po' fortuna, un po' è la gente che non è in grado di dare il giusto valore alle cose, preferendo un prodotto scadente, rotto e tecnicamente scarso. Però se Ubisoft si aspettava di arrivare con Nexus e spaccare subito il mercato così a primo gioco, si sbaglia di grosso ed è anche un po' ridicolo che a primo gioco pubblicato, che non è neanche andato così male, semplicemente è nella media delle vendite di tanti altri giochi VR, si mette a piangere e minacci di portarsi via la palla se le cose non vanno come dice lei. C'è bisogno, anzi, di nomi importanti nella VR per farla crescere. Quindi, se non capisci questo e non sei disposto a fare un po' di sacrificio, almeno all'inizio, per fare crescere un po' il mercato, forse allora è davvero il caso che per adesso ti ritiri e
e ci vediamo a Data da destinarsi. Un vero peccato però, perché Nexus è riuscito veramente bene, quindi Ubisoft ha dimostrato di saper lavorare bene in VR. Concludiamo con la notizia di un gioco molto interessante su SteamVR, in accesso anticipato proprio questo febbraio. Si chiama Heartshot ed è un thriller narrativo a tema spionistico sviluppato da Meadow Studios, un team formato da appena 2 persone. Il gioco si basa sulla trama, ma non mancheranno sparatorie frenetiche e scenari cinematografici. Impersoneremo un agente segreto con l'obiettivo di sabotare i piani di un gruppo criminale che pianifica un disastro globale. Cosa mi ha incuriosito di questo gioco? L'ambientazione in Siberia e lo stile grafico retro. Per certi aspetti mi ha ricordato Metal Gear Solid. L'accesso anticipato sarà il 29 febbraio 2024 con solo uno dei 3 capitoli della storia completa e una modalità arena. Il capitolo 2 verrà poi rilasciato come aggiornamento gratuito, mentre il terzo capitolo verrà aggiunto al rilascio della versione definitiva del gioco. Beh, penso di portarlo sul canale, quindi continuate a seguire. Bene, queste erano le notizie migliori della settimana su VR e gaming. Ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati. Date uno sguardo nei link al primo commento e in descrizione per l'acquisto di Quest 3 e altri visori su Amazon. Il mio link referral per avere 30 euro di credito sullo store Meta all'attivazione di un visore. E il link al gruppo Telegram con tutti i miei giochi Meta al 25% di sconto. Grazie per la visione completa, like, iscrivetevi e continuate a seguire attivando tutte le notifiche. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima. Yo ho, marmaglia!